Ciao a tutti! Oggi vi facciamo vedere come fare le crêpe alla Nutella. Una ricetta veramente semplicissima, ma con i nostri consigli verrà ancora meglio. Vediamola. Per fare delle crêpe dolci dalla consistenza perfetta, noi utilizziamo 500 ml di latte, 250 g di farina zero, 3 uova, 20 g di burro fuso, ma vi servirà a parte anche del burro per ungere la padella, un pizzico di sale, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di estratto di vaniglia e per farcire utilizzeremo la Nutella. Questa è Nutella fatta in casa e vi lasciamo in descrizione il link alla ricetta. E infine zucchero a velo da spolverizzare. Per prima cosa si versa la farina. Vedrete che il procedimento per fare le crêpe dolci in casa è veramente semplicissimo. Aggiungiamo lo zucchero, il pizzico di sale, le uova, amalgamiamo con la frusta e nel frattempo versiamo il latte. Il latte noi utilizziamo latte intero in modo che vengano meglio. Spesso ci chiedete, possiamo utilizzare i sostituti del latte per fare le crêpe? No, non è possibile. Le crêpe perfette sono estremamente sottili e hanno i bordi leggermente croccanti e burrosi. A differenza dei pancake, con cui condividono moltissimi ingredienti, non hanno lievito. Voi però potete guarnirli esattamente come i pancake, anche se la morte loro, la morte delle crêpe, sicuramente con la Nutella. In ogni caso sul nostro sito www.cucinageek.it vi diamo tantissimi consigli e idee per altre farciture dolci, anche per fare la famosa crêpe Suzette. Vedete, la farina si è incorporata bene, grumi non ce ne sono. Continuiamo comunque a versare il latte. La pastella delle crêpe è poi abbastanza liquida, al contrario di quella dei pancake che invece è molto densa. Incorporiamo il burro. E continuiamo a versare il latte. Aggiungiamo anche l'estratto di vaniglia, in modo che vengano davvero profumate. E abbiamo finito di mettere il latte. Vedete com'è liquida la pastella? Un consiglio che possiamo darvi è quello di non mettere mai la farina dopo. Seguite sempre i passaggi nell'ordine che vi abbiamo mostrato, altrimenti si formeranno dei grumi. E se ormai l'avete già aggiunta dopo, potete rimuovere i grumi con il mini primer. E ora vi diamo un altro suggerimento: coprire l'impasto con pellicola e lasciarlo riposare per almeno 30 minuti. In questo modo le crêpe saranno veramente sottili e avranno la consistenza corretta. Abbiamo tirato fuori dal frigo quindi la pastella, amalgamiamo un po' adesso e siamo pronti per cuocerle. Accendiamo la fiamma, deve essere medio alta, imburriamo la padella. Per quanto riguarda il burro, potete sostituirlo con l'olio nella pastella, olio di semi di girasole se volete. Ecco qui, vedete, si mette pochissimo perché poi deve essere sottile e si muove subito la padella. Non vi serve la padella, quella per fare le crêpe con la spatolina, si può fare tranquillamente, come vedete, in una padella che avete in casa. La fiamma è sempre medio alta. Un'alternativa sarebbe non mettere proprio burro e olio di semi di girasole all'interno dell'impasto, però comunque la padella dovete imburrarla. Eccola qui, vedete, sta cuocendo. Cuociono abbastanza velocemente, quindi fate anche prima rispetto ai pancake magari. Vedete, è sottilissima. I bordi devono essere sempre leggermente croccanti.
la girate aiutandovi con una spatola. E una è andata. Dovete sempre poi imburrare la padella ogni volta che fate una nuova crepe. Vedete, più o meno è un mestolo che noi mettiamo, un po' meno di un mestolo, e subito muoviamo la padella. Ci mettiamo un piatto così rimangono morbide mentre prepariamo le altre. Anche la seconda l'abbiamo girata e quindi il procedimento è questo, quindi continueremo finché non finisce la pastella. Più o meno cuociono ogni crepe circa 2 minuti, quindi sono abbastanza veloci. E dopo vi diciamo come le conserviamo e soprattutto come facciamo prima la mattina, in modo da non star lì a farle la mattina stessa. Si possono preparare in anticipo assolutamente. E le impilate, così si mantengono anche calde se dovete mangiarle subito. Si possono mettere una sull'altra, non succede niente. Un altro consiglio che possiamo darvi è: per la quantità di latte, quindi dei liquidi, potete sostituire con metà latte, metà acqua. Non fate tutta acqua perché la consistenza non sarebbe perfetta, ok? Vedete come sono morbide e resistenti. Non si rompono. E abbiamo finito, questa era l'ultima, adesso le farciremo. Con la nostra dose ve ne vengono 10. Mettiamo un bel cucchiaio di Nutella al centro. La pieghiamo, ecco qui, e ci mettiamo lo zucchero a velo. Quindi questa è la crepe classica alla Nutella. Una la facciamo anche banana e Nutella, è anche un classico. In genere si fa banana e Nutella oppure frutti di bosco con un po' di panna e gelato. La mettiamo dentro così, la banana. Questa è perfetta per i bimbi, adorano questi gusti, banana e cioccolato. E la nostra ricetta è terminata, stiamo mettendo lo zucchero a velo, vedete? Le crepe alla Nutella sono prontissime. Fateci sapere se rifate la nostra ricetta, scrivetecelo nei commenti se seguirete i nostri consigli e inoltre taggateci su Instagram e su Facebook se rifate la nostra crepe alla Nutella. Una volta raffreddate, quelle che rimangono le conserviamo in frigorifero. La mattina ci svegliamo e le riscaldiamo in padella a fuoco lento. E mentre si riscaldano le farciamo. Molto semplice e veloce soprattutto. E ovviamente iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette facili come questa. Alla prossima ricetta, ciao! Buona, ma che deliziosa! Buona! Buona! La consigli agli altri bimbi? Consigli ai bimbi. Ok. Brava nonna! Brava!